Buongiorno, buon anno dalla Scozia. Come va? Come state? Io mi trovo a Tyrebagger, che è una foresta all'interno del territorio di Aberdeen, perché siamo ancora in lockdown e non possiamo uscire al di fuori della nostra local council area, ma sono felicissima di essere qui perché non ero mai venuta e non vedo l'ora di esplorare questa foresta bellissima. Tra l'altro c'è il sole che filtra tra gli alberi e io già mi sento a casa. Sono le 10:30, il sole è bassissimo all'orizzonte, guardate. Temperatura al momento 0 gradi, percepita qualcuno in meno, però adesso mi metto a camminare e mi scaldo. È tutto ghiacciato qua intorno, bisogna stare molto attenti a camminare perché si scivola facilmente. Ho incontrato una famiglia poco fa e c'erano dei bambini che erano molto curiosi della mia attrezzatura fotografica, allora ci siamo messi a chiacchierare e uno dei bambini più piccoli voleva una foto. Io ho chiesto ai genitori se potevo fargli una foto e gli ho detto: guardate, datemi il vostro indirizzo email che faccio un po' di foto, poi ve li mando. Allora ho fatto un po' di foto, i bambini si sono divertiti, i genitori erano molto contenti e niente, è stato carino, è stato un intermezzo carino. Adesso proseguiamo. Se siete curiosi di vedere come si presenta l'erica in inverno, è così. Camminare lungo il sentiero è praticamente impossibile perché è una lastra di ghiaccio e infatti sono anche caduta. Però sono atterrata su un cespuglio di erica, quindi adesso mi limito a camminare in mezzo all'erica perché è più facile. Intanto dei signori erano davanti a me, hanno sentito il tonfo della mia caduta, si sono preoccupati, mi hanno chiesto se stavo bene e ho detto sì, tutto a posto. Che figure! Guardate che meraviglia, qua ci sono io, ciao! Io sono arrivata da lì e là in fondo si vede il mare. Mentre continuavo a camminare lungo il sentiero, all'improvviso ho sentito qualcuno che chiamava il mio nome e mi sono girata e con mia grande sorpresa ho trovato una mia cara amica con la sua bambina che stavano arrostendo dei marshmallows su un falò e la bambina era felicissima di vedermi e mi hanno offerto dei marshmallows
e chi sono io per rifiutare tale offerta, quindi mi sono fermata a chiacchierare un po' con loro e a scaldarmi un po' davanti al fuoco. Dopodiché le ho salutate e ho continuato la mia camminata. Ma che coincidenza aver trovato la mia amica Sandra. Ah, incredibile, non l'avevo neanche vista io. Mi ha riconosciuto lei, mi ha chiamato: Daisy, cosa ci fai qua? Adesso io continuo verso la cima della collina. Questo è il sentiero che continua e come vedete è una lastra di ghiaccio unica, molto molto scivoloso. Infatti mi sto tenendo al lato del sentiero per non cadere di nuovo. Il sentiero qui sale e raggiunge la cima della collina, ma io ho deciso di non andare perché si fa ancora più ripido ed è tutto ghiacciato e non me la sento. Quindi niente, proseguo di qua e continuo il mio giro che dovrebbe poi concludersi in cerchio al parcheggio. Ok, ho appena superato un pezzo abbastanza interessante, era tutto in discesa, ghiacciato e ci sono stati attimi di panico, di sbilanciamento. Comunque dovrei essere vicino al parcheggio, spero. E niente, tutto bene, non mi sono ancora rotta niente. Da qui in poi il sentiero è ritornato all'interno della foresta e io sono ritornata al parcheggio. Sicuramente è una camminata che mi piacerebbe rifare quando il ghiaccio si sarà sciolto, così da poter salire anche sulla cima della collina, dalla quale c'è una vista spettacolare sulle campagne attorno. Appena sono tornata alla macchina ha anche iniziato a nevicare ed è stata una bella sorpresa, non ci aspettavamo la neve quel giorno. Io spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre lasciatemi un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video sempre dalla Scozia. Ciao!